Eccoci qua. Un saluto a tutti alla mia prima live su YouTube. Ecco qua c'è un utente, probabilmente Diego, che si sta collegando, sta insegnando Tai Chi, quindi non può esserci fisicamente, però c'è come presenza, diciamo così. Ehm, Mi collego anche telefonicamente con amici che non possono essere su YouTube. Se dovessero aver la possibilità di chiamarmi, lo faccio, ecco qua. 8 persone collegate, bene. Adesso scusatemi se io non sono capace bene di è la prima volta che uso questa possibilità di comunicazione. Per quanto riguarda gli amici di madrelingua inglese, adesso c'è anche mia figlia che mi dà una mano, si mette qua seduta accanto a me, qui perché puoi vedere qui le domande. Non si vuol far vedere. Quindi puoi vedere qui le domande quando scrivono. Intanto sono 8 persone. Io comincio allora a parlare di quello che è il motivo di questa live. Si tratta di parlare delle masterclass che terrò a Riccione. Sono 5 eventi. Le date con precisione, le informazioni le trovate nei link che metterò in fondo a questo video. Il luogo è Riccione, nella scuola Jan Long. Ormai da anni è un punto, diciamo, di incontro per diverse zone d'Italia. È una zona centrale, diciamo che Riccione, nelle Marche, fra Romagna e Marche, non è proprio Marche, non è proprio Romagna, è una via di mezzo, siamo un po' in un punto raggiungibile dalle varie regioni d'Italia. Infatti abbiamo iscritti che vengono dal meridione, dal sud, dalla Calabria, dalla Puglia, dal nord, eccetera. Quindi, è una cosa che già da tempo è interessante e quest'anno si svilupperà come masterclass. Per quanto mi riguarda, intendo come masterclass un un dare, un condividere, un'esperienza profondamente artigianale. Le nostre arti nei primi anni sono studio, ma poi diventano proprio un raffinare, un'alchimia. E siccome sono più di 50 anni di pratica, ecco che in questa masterclass mi piacerebbe accendere una luce con un'altra luce, una luce di esperienza che si trasmette a un'altra esperienza. Qualcosa che purtroppo, dai video, dai libri, dall'informazione, diciamo, veicolata attraverso le lettere, le parole, le immagini, non passa, mentre invece, diciamo, è molto viva dal vivo. 16 persone, vedo presenti. Se volete scrivere qualche messaggio, okay, leggo qua. Allora, da Bogotà, Colombia. Sono un musicista che compone la propria musica e mi piace molto allenarmi con i tuoi video, particolarmente Miao Dao. Grandi saluti e Eh sì, alla Miao Dao ho dedicato 30 anni della mia vita e sto dedicando, non è che è finito, la perfezione c'è tanto. Is Gra given 30 years of his life to Miao Dao. Sì, adesso le masterclass saranno dedicate appunto al Qigong, Masterclasses will be mainly about Qigong ehm, e allo Shoubo, and Shobo. che è l'arte della lotta cinese sviluppata dal maestro Yuan Zumo per,
è mentre lo Shui Jiao è soltanto corpo a corpo prendendo il vestito, lo Shobu si rifà anche a tecniche più antiche che comprendono anche calci, pugni e anche tecniche senza il vestito. Puoi ripetere la prima parte che hai detto che è stato Dopo tradotta? rimetto i sottotitoli. Rimetto i sottotitoli. Intanto per Allora, favore. buonasera maestro Dante, la seguo con grande piacere e ammirazione. Grazie, grazie Cosimo. È un piacere essere utile, è un piacere condividere. Ecco, Stefano Gallone probabilmente ci sarà alle masterclass, quindi buonasera Stefano. Se hai qualche domanda specifica da farmi su questo argomento, sono qui. Anche Marco, ne parlavamo proprio prima, che c'è qualcuno che viene da lontano, ci sarà e buonasera Marco, è un piacere sentirvi anche qua. No, ma comunque se se mi dai il tempo ti faccio anche le interpretazioni delle domande. Poi chi guarderà il video lo guarderà comunque come VOD però. Va bene. Dicevamo allora sì Stefano, non vedo l'ora anch'io perché, è un dare, naturalmente sono lì per condividere, per farvi lavorare, ma è anche un ricevere. La vostra esperienza alcuni di voi praticano da tantissimo tempo e quindi si crea un campo di lavoro. E questo che è anche molto bello di queste masterclass, è un campo di lavoro. Non c'è semplicemente il leader e i sudditi, assolutamente, siamo insieme a camminare. Dopo, certo, pratico da molto tempo, sono lì per dare informazione, per condividere, per fare esperienza, come dicevo, viva, e quindi è chiaro che mi darò da fare e voi farete altrettanto, ma anche il vostro personale contributo, l'ho visto anche quest'estate, al seminario estivo, al campo estivo, è stato prezioso. 2 parole sul ruolo, dice Cosimo, delle posizioni statiche nel Qigong, ad esempio la posizione del cavaliere. Senza radici non si vola. E paradossalmente è il massimo dell'immobilità, quindi gli esercizi del palo, il palo immobile, così famoso ad esempio nel Ta Ching Chuan, nello I Chuan, ma in tutte le pratiche del Qigong, anche nello Shaolin tradizionale, le posizioni appunto statiche, la posizione del cavaliere, Ma Pu, Gun Pu, così importanti al tempio di Shaolin, negli anni '80 davano molta importanza a quello che tu mi stai chiedendo. Addirittura ci fu un equivoco, eravamo lì per solo un mese, per praticare. Quando han saputo che volevamo fare tradizionale, loro avevano intenzione di farci fare solo le posizioni tradizionali per un mese, solo Ma Pu, Gun Pu, Tu Li per un mese. E ho detto: "No, dopo dobbiamo tornare in Italia, per favore, insegnateci lo Shaolin." E quindi abbiam fatto per dirti quanto sono importanti, senza radici non si vola. Buonasera Virna, Leo Rincon. Allora, che meraviglia il Qigong. Per caso parlerai anche del Neigong, che non so ben come si pronunci, Certo, nei Kong, chiaro. e, gli esercizi di respirazione, cioè pattern in quel senso, suppongo mi hanno aiutato molto per il canto. Certo, e ci lavoreremo. In base alle domande, in queste masterclass che poi saranno fruibili anche online, quindi noi le viviamo, facciamo esperienza, però il documento di questa esperienza viene anche documentato in maniera professionale. Io adesso sto facendo il canale, lo sto portando avanti personalmente in maniera molto familiare, diciamo così. Adesso c'è mia figlia che mi sta traducendo, Angelo mi aiuta per quanto Gli riguarda il sto scrivendo montaggio. la traduzione e così poi. Lavoreremo e se ci saranno dei partecipanti domande su questo, proprio sull'uso del respiro e dell'emissione dei suoni. Teniamo conto che nel Qigong cinese abbiamo proprio un grosso lavoro sull'emissione dei suoni, i suoni armoniosi. 6 suoni armoniosi che insieme ad Heng Ha, in tutto sono 8, fanno proprio un grosso repertorio di emissione dei suoni del Qigong. Shadow Fenice, Ombra della Fenice mi sembra. Ciao Sifu dall'America, io ho 76 anni e gioisco dei tuoi video. Di Beh, Shadow Phoenix così sa che parli Shadow Phoenix, Shadow sì. Phoenix stavi chiamando. Sì, lo so che ci sono utenti anche contemporanei, tanti e tanti, diciamo che ognuno ha i suoi iscritti. I miei iscritti sono grandi,
E anche questo mi arricchisce, perché spesso son persone che praticano da molto tempo. Quindi c'è anche nei vostri commenti che mettete ai video, spesso ho molto da imparare. Daniela, che ci sarai spero, buonasera maestra, buonasera Daniela. Conosce e cosa pensa del Sifu Costantino Valente? Mi riferisco in particolare alla sua capacità di emettere il C all'esterno. Non dico niente Cosimo, non dico niente. Di un altro professionista, di un altro maestro non dico più nulla, però per quanto riguarda emettere il C all'esterno, ad esempio anche un amico che cura molto questo aspetto dell'emissione del C, anche Giuseppe Paterniti Lupo, ha fatto proprio una specializzazione su questa cosa dell'emissione del C, trovo molto interessante. Ho fatto poco, so che questa mano non serve solo per la spada, ma serve proprio per emettere il C. Ho fatto poco di questo argomento, delego molto agli altri, ho da imparare anch'io su questo argomento. Sono io. Okay, c'è mia figlia che, per quanto riguarda gli utenti inglesi che sono presenti, mette anche, le traduzioni di quello che dico, dei concetti di quello che dico. Esatto, se lo facessi più piano riuscirei meglio, però vabbè, dopo si guarderanno anche glielo dico, glielo Certo, scrivo. c'è C'è scritto. qualcosa da aggiungere qua di quello che hai detto? Tutto bene. Questa cosa okay. Stefania Montagna, ciao maestro Dante, ciao Stefania, spero di vederti a praticare. Black Mantis, buongiorno Sifu. Ehm, sei contenta traduco così alla buona, dei video soprattutto della Mantide. Sì, la Mantide religiosa diciamo che è lo stile per eccellenza delle mie scuole. Ho studiato anche tanto altro, ma ho tenuto, la Mantide come stile fondamentale delle mie scuole, per la sua versatilità. Una buona base, molto vicino allo Shaolin, e poi un'estrema sottigliezza e sofisticatezza quando si cresce. Quindi diciamo che copre tante esigenze, dalla pura difesa personale a chi chiede molto le arti marziali, non solo la ginnastica o la difesa personale. Vabbè, questo comunque dice, "Ciao Shifu, volevo soltanto dire che mi piacciono tantissimo i tuoi video, specialmente quelli che riguardano la Sì, questo tecnica ma Mantide". questi li capisco, e questo dopo che invece è interessante. Ah, quello sono io. Okay, Quelli sono io, tutti sono okay. io. Io ti seguo, Ecco certo. qui, buonasera maestro Dante. Buonasera. Non riesco a leggere, deve essere russo o ucraino, non lo so, simile, una lingua cirillica. Purtroppo non riesco a leggere il tuo nome, però buonasera. Ci sono molti iscritti, sia russi e ucraini, alcuni li seguo anche personalmente e sono contento che ci sia una possibilità in questo momento particolare, siamo in un conflitto, ci sia una possibilità con le nostre arti comunque di praticare. Non dico insieme, ma almeno hanno come riferimento una mediazione che sono io, e pratichiamo insieme, anche in questo momento particolare, difficile. Ciao Stefano. Ciao Stefano, onorato maestro Dante, è un piacere, tu sei un vecchio praticante. Oh, ecco qua, questo qui è Diego Yanlong. Durante il corso della masterclass di Qigong che argomento tratteremo? È una domanda trabocchetto, quella che fa Diego, perché sa la risposta. Ehm, L'argomento per quanto riguarda il Qigong, l'argomento sarà scelto dai partecipanti. Prima mi chiedevano appunto dei suoni, dell'emissione anche della vocalità nel Qigong. Se qualcuno lo chiede ci lavoriamo. È una masterclass, saranno presenti delle persone che praticano da tanto tempo, professionisti, colleghi. Poi si può aggregare anche un semplice praticante che ha voglia di una conoscenza approfondita, però lì ci saranno professionisti, colleghi, e quindi si lavorerà su quello che viene richiesto. Io più che proporre un programma, in questo caso, ascolto le unicità di chi partecipa. Ah, ti ringraziano per la traduzione in real time, grazie. Leo ringrazia, è mia Sì, figlia sì, che si dà da abbastanza. fare. Pipì è mia figlia. Maestro, lo Shou Bu come si inserisce con gli altri stili di arti marziali cinesi?
Stefano, mi fai una domanda così importante che la posso concludere, posso dire solo una cosa: non si inserisce, è la nostra radice. E dice interseca però effettivamente. Come Non si non si interseca. interseca neppure. Neanche, okay. È la nostra radice, Stefano. Non solo in Cina, ma in tutto il mondo, prima vengono le lotte, prima viene lo spingere, il tirare, l'agganciare e subito dopo i colpi. Un bambino fa fatica a dare un pugno, al massimo dà dei pugni a martello. Un bambino piccolo, un bambino prende. Come animali abbiamo proprio la lotta, il corpo a corpo come qualcosa di istintivo. E in Cina, ma anche nel resto del mondo, storicamente viene prima il corpo a corpo e poi le tecniche più o meno sofisticate di colpo a distanza, eccetera, calci, pugni, eccetera. Quindi come si interseca? Si interseca che, avrei già anche notato, che quasi la metà delle tecniche di Tai Chi, se uno è un lottatore, le riconosce come tecniche di lotta. Una buona percentuale di tecniche di Tanlan, un lottatore le riconosce come lotta, come Shui Jiao, come Shobu. Lo Shobu è alle radici delle arti marziali cinesi. È un tornare alle radici, è un comprendere meglio il Sini, il Bagua, il Tai Chi. Ma è un discorso vasto, mi fermo qui. Allora Stefano, ti ho risposto. Ecco qua. Eventualmente potresti farci un video, dato che sembra un Certo, argomento molto lungo. certo, ci farò un video, grazie Stefano, infatti. Una cosa, stavo provando a scrivere la domanda e la risposta. Tu hai detto quindi che non si interseca perché è le arti. Non si interseca con le arti marziali, con gli altri stili, è alla radice di tutti gli stili, Wing Chun compreso. Infatti c'è anche un Wing Chun sempre più lontano perché è in piedi, perché ha solo la linea centrale, ma c'è un maestro che ho visto lavorare molto bene in Cina e che unisce proprio il Wing Chun allo Shui Jiao. E comprendo benissimo quello che sta facendo. Cosimo Cinefra dice: "Concordo pienissimo Dex Gioca", è chiaro. È così anche per il Giappone. Anzi, ti dirò di più, nel mio non son più giovane, ho avuto tanti amici giapponesi, molti di loro sentono, ad esempio il karate, i vari stili di karate come stranieri. Okinawa è vista come mentre invece sentono come antico giapponese il sumo, il jiu-jitsu, il judo, eccetera. Quindi le lotte sono fortemente anche identificative di una cultura. La lotta svizzera, la lotta mongola, la lotta mancese, la lotta sono antiche, alla radici delle nostre arti. Adesso ci arrivi, ci arrivi. Buonasera dalla Romania, ciao, ciao Elena. Nicola, ciao Dante. Allora, penso che tu abbia studiato tutti i principali stili della, Sì, mantide religiosa del nord, eccetto 2 passi della sì, mantide. sì, 8 passi della mantide. Mantide a 8 passi, okay. Hai studiato, lo sai leggere tu? Sì, Mi sì, sì, aiuta? sì, sì, certo, proprio così. 7 Tu Nicola, potrei chiedere a te una mia biografia. Sei informato proprio così. Non è detto che in futuro non abbia la possibilità di studiare anche la mantide degli 8 passi o altri tipi di mantide religiosa, perché personalmente vado ad amicizia. Quindi se conosco una persona cara con cui condividere qualcosa, facciamo uno scambio tecnico, come è successo anche nella Cina antica, succedeva così. Però in effetti questi sono i miei riferimenti come mantide religiosa e tu lo sai bene. Leo Rincon, quindi dico che ci ha preso, cioè che hai sì, detto sì, bene. perfetto. Ehm Sì, sì, molti, Ah sì, per la chiamiamoli questione. tools che si usano a Okinawa, dice Leo, no, sono gli stessi che si usano nella lotta cinese, assolutamente. C'è tutto un lavoro tradizionale, anzi ti dirò di più Leo, ho trovato siccome degli amici cultori del karate di Okinawa, del karate antico. È un discorso lungo dal loro punto di vista. Il karate moderno viene considerato come uno scippo del karate antico, però non voglio entrare in un argomento che non è il mio settore, però io li frequento molto.
come amicizia, diciamo così. E gli oggetti che loro usano negli stili tradizionali di Okinawa sono gli stessi oggetti che si usano, guarda caso, nello Shuai-jiao, nello Shobo, negli stili antichi cinesi e anche nella lotta, guarda caso. A volte è facile trovare in Corea, a Okinawa, in certi posti, aspetti antichi della cultura cinese. Fuori dalla Cina è comune. Yanlong possono altri praticanti di altri stili come karate, Wing Chun, Jiu-Jitsu, eccetera, trovare completezza nello Shobo e nella lotta? Con me si apre una porta aperta. Io consiglio a loro che se non vogliono fare chi pratica qualsiasi stile contundente, se non vuole fare una cosa cinese, che faccia almeno Judo e Jiu-Jitsu, ma per tanti motivi, non solo per l'efficacia marziale, anche per un uso più armonioso del corpo. Dal punto di vista energetico, colpire è sempre un partire dal centro e andare all'esterno, mentre invece nelle lotte noi anche teniamo, premiamo, tutto il corpo viene utilizzato in maniera molto diversa. Quando ho fatto fare lotta tradizionale a una scuola di karate di Okinawa, erano stupefatti di essere così stanchi in pochissimo tempo. Erano tutti atleti. Si sono domandati: "Com'è possibile che siam così stanchi?" Perché sono muscoli che non usiamo colpendo soltanto. Quindi anche per questo motivo, non volete fare Shobu, Shuai-jiao, fate almeno un'arte tradizionale di lotta. Quindi tantissimo in altri stili può essere utile. Naturalmente io propongo la lotta cinese e siete invitati a approfondire il vostro stile. Si potrebbe dire: volete mettere il turbo al vostro stile? Praticate Shuai-jiao, Shobu, lotta cinese. No, una domanda. Quando hai risposto a Leo Rincon hai detto Okinawa, cioè i tools di Okinawa sono Gli stessi di quelli dello Shobu e dello gli stessi Shuai-jiao. di quelli dello show. Sì, gli stessi della scuola cinese. Andiamo avanti, siete in tantissimi, probabilmente vado un po' a random adesso, perché veramente Sì, certo. l'interazione è molto forte. Spero di aver risposto. Certo che altri praticanti, anzi vi consiglio, volete mettere il turbo, praticate lotta. E io porto l'acqua al mio mulino, praticate lotta cinese, ma comprendo che tutte le lotte tradizionali hanno questo aspetto. Come si scrive Shuai-jiao? Sì, Shuai, okay. J, I, Così? sì. Okay, scritto bene. Leo Shifu, grazie per condividere. Scusa grazie per aver sì, scusa, okay, per Allora, condividere degli s insight, quindi delle intuizioni, già dei ragionamenti così, incredibili sul Cina continentale e certo. la influenza storica sulle arti marziali, orientali. What are your quali sono i tuoi Certo, pensieri sul Pagi e Paggi Piqua. Piqua? Allora guarda, con la Miao Dao ho conosciuto diversi praticanti di Piqua Chuan, perché la Miao Dao è molto praticata nel Piqua. Io l'ho studiata nel Pichuan, io l'ho studiata nel Talang, ma è molto praticata. Ho conosciuto, non conosco gli stili, ma vedi, dopo tanti anni di pratica, certo che c'è molta differenza. Il Pachichuan di Pechino è prezioso, fondamentale anche culturalmente. Dal Talang, ad esempio, che invece rappresenta molto lo Shandong, eccetera. C'è molta differenza, ma i punti in comune, dopo tanti anni, sono più importanti delle differenze. Lavorare per principi. Poi non eseguo bene il Pachichuan, ad esempio, posso conoscere alcuni concetti, ma quando lo vedo capisco cosa sta facendo, perché ragiono per principi e non più per tecniche. Sì, confermo. Sì, confermo che gli attrezzi utilizzati in molte scuole di altre arti marziali sono gli stessi antichi delle scuole cinesi, assolutamente. Stai leggendo il mio Sì, sì, commento? sì, Il mio commento sono sempre io. Ehm, sì. Anche per quanto riguarda la medicina tradizionale, naturalmente la Cina è una culla
E per fortuna, gli eventi storici hanno comunque i popoli estremo orientali sono fortemente preservatori, non solo i cinesi. Quindi, possono esserci tanti movimenti storici, tante anche perdite di cultura, però, a livello familiare son rimaste tanti semi che poi in momenti opportuni sono ulteriormente germogliati. Così abbiamo anche stili, ad esempio, di medicina tradizionale che son più diffusi, medicina tradizionale cinese, che son più diffusi fuori dalla Cina che nella Cina stessa. Quindi è possibile ricostruire tanti aspetti della cultura cinese anche in paesi lontani. Hai risposto a Raffaele? Raffaele Conoscevi il maestro? sì, 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 ho risposto, non faccio gossip di nessun tipo. Interessante l'emissione del C, ma non mi esprimo in proposito per quanto riguarda delle persone. Invece a questo hai risposto? Sì. Okay, okay. Siccome hanno tante domande potrebbe essere una ricorrenza che potresti fare tipo Certo, 1 certo. volta al mese, oppure una volta a settimana come Fammi fanno molti vedere la tua stream. domanda Miriam, se c'è una domanda a cui non ho risposto. Dicevi posson No, 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 hai detto che sono domande che questo qua hai risposto, giusto? sì, comunque, ci ritorno. Noto, nei praticanti ad esempio di karate tradizionale, eccetera, un senso di meraviglia quando studiano lo Shobu, lo Shuai-Jiao, quasi più del judo, che in teoria fanno qualcosa che si è sviluppato molto in Giappone, molti stili di karate dopo moderni si sono comunque sviluppati in Giappone. Ci dovrebbe essere più similarità linguistica col judo. Credo di aver capito come mai si trovano così bene con lo Shuai-Jiao e lo Shobu. Paradossalmente per l'uguaglianza delle posizioni. Non dimentichiamo che gli stili di karate sono stili cinesi. Assolutamente, soprattutto quelli antichi. Sembra proprio un caro amico m'ha fatto vedere dei video del suo maestro che pratica vestito in camicetta, in pantaloncini. Io potevo confonderlo per un maestro del sud della Cina, di stili di gru bianca del sud della Cina. Assolutamente, come esecuzione, come spirito, come tecnica. Non avrei riconosciuto che è uno stile di karate. E si condividono le posizioni. Cioè, per fare l'esempio, nel karate abbiamo la posizione del cavaliere, abbiamo varie posizioni come la posizione Zenkutsu-dachi, mi sembra che si chiami Kibadachi, la posizione del gatto, no, Neko-hashi-dachi, eccetera. Sono le stesse posizioni che si usano nello Shuai-Jiao, nello Shobu, per far cadere, per sbilanciare. Sono le stesse posizioni anche del Wushu moderno. Paradossalmente, studiare una lotta che usa le stesse posizioni, gli stessi atteggiamenti per proiettare, per tenere, per far cadere e non concetti diversi. Io ho visto che nel sumo e nel judo ci sono, a parte una posizione tipo la Mapu per una specie di Shiko Ashidachi mi sembra, adesso non conosco bene le cose giapponesi, però non ci sono proprio le stesse posizioni, invece noi abbiamo queste posizioni. Addirittura i calci, molte tecniche di gamba vengono usate per far cadere, non solo per colpire. Quindi, capisco perché praticanti anche di altri stili, anche lontani dalla scuola cinese, non solo all'interno della scuola cinese, è chiaro che se parliamo di Hung Gar, di Wing Chun, di Tai Chi, di Pa Gua, di Sini, si trovano proprio le stesse tecniche della lotta e son quelle, la radice. Ma anche di altre scuole lontane, coreane o giapponesi o di Okinawa, trovano un'accoglienza, una similarità dovuta a un approccio di base simile, ho notato dall'insegnamento. Ti hanno fatto una domanda comunque. Certo, me lo puoi tradurre per favore Certo, questo? quello di Leo? Sì, Sì, intanto leggi anche quello di certo. allora, sì, decisamente. Grazie molto per aver risposto in profondità, insomma, dettagliatamente. As we can trace back the coloring possiamo, quindi, come possiamo dire, ricollegarci all'origine comune e l'influenza della cultura cinese in maggior parte delle culture in Asia,
e tradizioni di combattimento. È così, è così, è così anche in Europa. Quanto è stato importante la Roma, la Roma prima repubblica e poi impero. Questi 1000 anni di Roma, quanto sono stati importanti per il resto dell'Europa. Tantissimo. Abbiamo parlato latino per 2000 anni anche nella scienza, anche nella letteratura. Abbiamo usato addirittura una lingua per secoli e secoli nella vita quotidiana. Poi ci sono grandi differenze fra francesi, italiani, rumeni che parlano una lingua neolatina, spagnoli, chiaro, chiaro, ma c'è una radice comune molto forte. La stessa cosa vale per l'Estremo Oriente. Quanto è stata importante la culla della cultura cinese per Cina, Corea e Vietnam, tanto. Come la Roma antica è stata importante per l'Europa. Ci sono differenze tante, tanti sapori, tanti, ma non solo fra Giappone, Corea, Vietnam e Cina, anche all'interno del Vietnam, anche all'interno del Giappone, anche all'interno della Corea ogni paese è diverso, si potrebbe dire, non solo uno stato, una nazione, ogni singola frazione, ogni singolo villaggio ha le sue unicità linguistiche e artigianali, artistiche, potremmo dire. Però ci sono anche radici comuni molto forti, assolutamente, nelle feste, nelle espressioni linguistiche, nella simbologia, nell'astrologia, nella concezione degli ambienti, comune cultura. Certo. Rispondi anche non hai risposto ho fatto questa. Bene, adesso abbiamo fatto già la nostra mezz'ora, perché mi sono dato un limite come prima volta appunto di lavorare mezz'ora, Aspetta, perché dopo non rispondi almeno a lei? è troppo. Rispondo alle ultime persone. A Francesca: se dovesti sintetizzare i principi delle arti marziali, quali sono i pilastri irrinunciabili? Ti rispondo, Francesca, con un proverbio. Unisci con le arti marziali, educa con le arti letterarie, con la cultura. I pilastri irrinunciabili delle arti marziali sono lo stare insieme, il lavoro in coppia. In maniera un po' militaresca è il cameratismo. Non possiamo andare a morire, affrontare un nemico se non mi fido di chi ho accanto. Quindi il praticare insieme ha senso di unione, questo in senso militare, le arti marziali sono anche questo. Ma in senso, diciamo, non militare è la condivisione fisica, materiale. Le arti marziali da sole non esistono. Fare kata, fare solo Taolu non c'è nelle arti marziali tradizionali, è lavoro in coppia, combattimento più o meno dolce, anche solo energetico, se vogliamo, solo come tuoi show dolce, però c'è ascolto dell'altro, incontro, il pilastro è l'incontro. Dopo, come dice il proverbio, unisci con le arti marziali, ma educa con la cultura, altrimenti siamo solo o dei militari o gente che pensa solo un po' di sopravvivenza o un po' di salute fisica per fare un po' di movimento. Siccome le arti marziali son divertenti, son meglio del fitness, ma perdono il loro valore. Il pilastro è questo. Dopo le arti marziali sono diverse fra loro, ma il pilastro è unisci con le arti marziali. Qui le domande continuano, No, magari l'ultima, rispondi magari all'ultima che gli sto dicendo che rispondi a quella e poi vai questa sì, qua di adesso questa qua. chiudiamo. Sì, adesso chiudiamo. No, questa qua. Che poi, sto dicendo appunto che io Sì, ma son molto simili alle precedenti e adesso chiudiamo. Francesca, grazie. Come primo incontro è stato molto interessante. A quello a cui non son riuscito a rispondere, risponderò scrivendo, perché questo video lo renderò pubblico e lo metterò anche i sottotitoli in varie lingue, in modo che sia comprensibile. Vi ringrazio di essere stati qua con me e farò altre volte queste live perché a quanto pare sono stimolanti. Ringrazio Diego che mi ha dato un po' di coraggio perché io non l'avrei fatte. Sto nella mia zona di comfort e quindi questa cosa non l'avevo mai fatta, invece ha la sua utilità e la sua bellezza. Alla prossima.